Eccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i Tinseltown Tarot. Di conseguenza ci immergeremo non soltanto ovviamente nei significati estratti appunto dalla stesa, ma anche grazie appunto ad un'iconografia veramente ben fatta. Ebbene, arriveremo direttamente agli anni 50, ossia appunto agli anni d'oro ovviamente della cinematografia hollywoodiana e americana. Dunque, che cosa appunto chiederemo a questo meraviglioso mazzo? Come avrete ben visto anche dal titolo, come sta trascorrendo o trascorrerà le proprie vacanze con la compagna ufficiale. Quindi parliamo di una storia che voi avete con una persona ovviamente impegnata. Io per impegnata, ragazzi, intendo sposata, piuttosto che anche fidanzata, oppure ovviamente che convive, comunque che ha un'altra persona al suo fianco ufficialmente, quindi riconosciuta, e che però ha una relazione, una storia nascosta con voi. Non parlo di una rottura, d'accordo? Come magari nei video precedenti. Qui la vostra storia è ancora in essere, però, ahimè, questa tipologia ovviamente di storie, di relazioni, prevedono comunque dei momenti di stop, in particolar modo nel periodo estivo, quando appunto diciamo che la maggior parte delle persone va in vacanza. Io non farò solo questo video in riferimento ovviamente a questa tipologia di domanda. Rifarò questa domanda, quindi non soltanto nel mese di giugno, ma anche nel mese di luglio e nel mese di agosto, proprio perché ovviamente non tutti facciamo, per esempio, le vacanze in agosto, come ad esempio nel mio caso. Molte persone vanno a luglio piuttosto che anche a giugno. Di conseguenza cercherò di obiettivamente rifare più volte questa tipologia di stesa per adattarmi un po' alle varie situazioni che andrete a vivere voi. D'accordo? Quindi questa è ovviamente una stesa in riferimento a chi ha una storia clandestina con una persona che ha una compagna ufficiale e che è già in vacanza o ragazzi in procinto ovviamente di partire, quindi che le farà prevalentemente nel mese di giugno, al massimo a cavallo tra giugno e luglio. D'accordo? Utilizzerò il metodo degli 8 arcani o 7+1 perché è un metodo che a mio avviso ha un focus importante sul presente, quindi cercheremo di capire ad oggi questa persona come sta vivendo la lontananza da voi, che cosa c'è di bello nel vostro rapporto, quindi su cosa potete fare affidamento, gli ostacoli, che cosa ha nel cuore questa persona proprio in questo momento che non può vedervi e sentirvi, quindi cosa vorrebbe fare, paure, magari anche perplessità, pensieri e riflessioni. Cerchiamo di capire anche l'ambiente che ovviamente lo circonda, quindi prevalentemente il rapporto con l'altra compagna, la natura karmica del vostro rapporto, il consiglio importante e fondamentale che vi viene dato appunto dagli arcani su come dovreste agire in questa situazione e ovviamente il futuro, cioè se questa persona tenterà comunque per esempio di ricontattarvi e di sentirvi o magari anche di vedervi, d'accordo? Ovviamente seconda delle tempistiche identificate dall'ultimo arcano. Dunque io inizio a mescolare il mazzo e di conseguenza per il principio di sincronicità, per tutte coloro che stanno vivendo una storia clandestina con una persona già impegnata e che è in procinto di partire per le vacanze, oppure che partirà ovviamente a breve, quindi entro al massimo il mese di giugno-luglio, ecco, cerchiamo di capire questa persona come vivrà questo momento, ovviamente come sta vivendo questo momento di allontanamento da voi, quindi di rimando come sta ovviamente con l'altra persona. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto, allora io allontano momentaneamente dal tavolo di stesa, come faccio sempre, appunto, il mazzo completo, in modo che sia ben visibile ovviamente sul tavolo di stesa la stesa stessa. Allora, iniziamo ragazzi dalla prima posizione, ossia appunto il presente, cioè come sta questa persona senza di voi o comunque i suoi pensieri, le sue riflessioni. Vediamo un po'. Qui abbiamo il paggio di coppe, intenzione di scrivervi addirittura. Ah, però, beh, iniziamo bene. Allora, il paggio di coppe è una carta molto bella. Il paggio di coppe parla di coppe, quindi sentimenti. Cioè, voi mancate molto, ragazzi, a questa persona, perché generalmente, ovviamente, i personaggi di coppe rimandano ai 3 segni d'acqua, quindi il mio amato Cancro e ovviamente lo Scorpione e i Pesci. Abbiamo ovviamente una emotività alle stelle, in particolar modo il Cancro. Siamo particolarmente malinconici, quindi tendiamo a sognare molto spesso ad occhi aperti. Questo ci piace molto, ma a volte ovviamente ci fa soffrire proprio perché magari ripensiamo troppo obiettivamente a ciò che non abbiamo. È un po' uno struggersi dolce, diciamo così, per amore. Ed è ovvio che questa persona dunque sta facendo questo, cioè vi sta pensando con grande dolcezza, tenerezza, nostalgia ed enorme malinconia. È una persona che si emoziona quando pensa a voi, quindi questa è ovviamente una situazione molto positiva. È una persona che, vi ripeto, paggio ha intenzione di scrivervi a breve. Ovviamente il paggio parla di notizie, quindi non necessariamente un incontro, Non è detto che voglia vedervi, magari ad esempio prima di partire, potrebbe anche significare il paggio di coppe, un tentativo se non altro di chiamata o di contatto. Ragazzi, anche nel caso in cui questa persona sia già in vacanza, evidentemente vorrà rischiare. Il paggio parla comunque di una situazione vissuta con una certa spensieratezza, la spensieratezza tipica del paggio, che ovviamente rimandano, tutti e 4 i paggi chiaramente, al matto. Di conseguenza hanno appunto quel brivido che obiettivamente gli scorre nelle vene e a cui non sanno rinunciare. Ma vi ripeto, in maniera molto leggera, non superficiale, leggera. Sono 2 cose ben diverse. Quindi non è una persona che vi vuole scrivere semplicemente per fare 2 chiacchiere, d'accordo? Qui parliamo di coppe, o non è un paggio di spade, cioè non è una persona che vi vuole tenere sotto controllo, vi vuole spiare perché magari non sa cosa voi possiate fare in questo momento lontano da lui. No. Anzi, il paggio di coppe parla comunque di fedeltà addirittura, quindi è una persona che comunque immagina, giustamente perché siete in questa stesa, quindi immagina che voi stiate pensando a lui e ha ragione, come dargli torto? Ed evidentemente fa anche bene perché comunque il paggio di coppe parla di un sentimento comunque ricambiato, d'accordo? Quindi con voi c'è tenerezza, c'è dolcezza, anche nel caso in cui, proprio perché è un paggio, il vostro rapporto possa essere nato da poco, cioè non deve essere per forza una storia che dura da 10 anni, d'accordo? Potreste anche esservi conosciuti da poche settimane, pochi mesi e ovviamente c'è già però, vi ripeto, nonostante il tempo, il poco tempo, un sentimento importante. Ovviamente parla di un paggio, quindi è un sentimento importante ma nascente, d'accordo? Non è un cavaliere, soprattutto non è un re. Quindi è un sentimento embrionale che deve ancora ovviamente prendere corpo. Nel caso in cui sia una storia da tanto tempo, quindi per esempio diversi anche anni, una storia clandestina da diversi anni, ecco il paggio mi fa capire che obiettivamente questa persona è fortemente immatura, cioè vi vuole bene, per carità, vi rispetta, è anche fedele paradossalmente a voi, ma obiettivamente è comunque una persona che non sa decidersi, perché appunto il paggio ha l'inesperienza sentimentale del ragazzo giovane, del ragazzino. E al di là che questa persona possa essere anagraficamente più o meno giovane, soprattutto nel caso in cui non sia più giovane, è chiaro che questo denota una personalità a volte un po' infantile, cioè una persona che non sa prendere posizione, non sa scegliere tra voi e l'altra compagna, non è un re, d'accordo? Quindi è un paggio. Per carità, vi vuole sentire, per carità, è nostalgico, gli mancate. È vero,
Prova già dei sentimenti? Sì, sì, assolutamente, anche profondi, sì. Avrebbe voglia di invitarvi? Sì. Il paggio parla anche di dichiarazioni d'amore? Sì. Però è un paggio. Quindi o è una storia embrionale, per cui ci sta che chiaramente il sentimento, ragazzi, cresce nel tempo, d'accordo, nel viversi. Nel caso in cui però purtroppo sia una storia già da diversi anni, ad esempio, ecco, denota un comportamento un po' infantile. D'accordo? Cioè questa persona agisce come un paggio, cioè come l'eterno Peter Pan. Una persona che vi vuole bene, ma certo, ha un cuore grande, ma certo, parliamo di un paggio di coppe, però non sa decidere, non sa prendere le decisioni giuste al momento giusto, come farebbe per esempio un re. Non sa prendersi le responsabilità delle proprie scelte, quindi vive come un ragazzino. D'accordo? Però è una persona che vi vuole bene. Su questo io non ho dubbi. Però attenzione, quindi alla differenza. D'accordo? Cioè, nel caso in cui sia una storia embrionale, la vostra, il paggio di coppe è assolutamente una carta molto positiva. Nel caso in cui sia un rapporto da tanto tempo in essere, clandestino e nascosto, attenzione perché qui ci fa capire di avere di fronte una persona un po' infantile. D'accordo? Quindi cambia la definizione di paggio a seconda della vostra, ovviamente, situazione. D'accordo? Però comunque vi ripeto, il paggio parla di comunicazioni, tra l'altro a breve, perché il paggio parla di giorni, al massimo qualche settimana, quindi questa persona ha intenzione di scrivervi, almeno nelle intenzioni, ovviamente la persona ha veramente già, ma anche in questo momento, nel momento stesso in cui voi andate a vedere questa stesa, questo video, ecco, questa persona ha già l'intenzione appunto di scrivervi. D'accordo? Quindi di farvi delle dichiarazioni anche importanti, perché parliamo di coppe. Vediamo ragazzi in questa posizione i pro della vostra storia, cioè su cosa potete fare affidamento, cosa vede di bello questa persona in voi, nonostante in questo momento possa essere, per esempio, distratta da una situazione vacanziera. Vediamo un po'. E qui abbiamo l'8 di coppe. Allora, più questa persona sente la vostra mancanza, più comprende l'importanza che voi avete al suo fianco. Allora, è una persona che evidentemente tende a dare importanza a ciò che ha, non quando ce l'ha. Perché l'8 di coppe ci parla, vedete, di quei momenti di abbandono, di allontanamento, vedete, come sta facendo quest'uomo che si sta allontanando da una situazione conviviale, molto probabilmente appunto con la donna del suo cuore. Ecco, questa situazione gli dà, come vi dicevo appunto poco fa, dolore e struggimento, proprio perché evidentemente questa è una persona che, 8 di coppe, nel momento in cui si sente lontana e sola, evidentemente questa persona capisce e comprende l'importanza che voi avete al suo fianco. L'8 di coppe parla, sì, di due storie parallele, perché ovviamente l'8 di coppe è dato numerologicamente ovviamente da due carte di grado quarto, d'accordo? Di conseguenza due situazioni, due storie, due relazioni, entrambe comunque stabili, solide, probabilmente anche proprio nel tempo, che questa persona ha voluto, vuole e probabilmente vorrà ancora, attenzione, portare avanti in maniera parallela. Però le carte di grado 8 parlano di una riflessione importante che viene fatta un passo in più per arrivare alla chiusura di un ciclo, carta di grado 10, quindi per arrivare a 10 di coppe, 9, 10 di coppe, che porterà questa persona a scegliere. Però ci sono ancora dei piccoli passi, perché non è un 9 o un 10 di coppe, d'accordo? Non ha ancora scelto, ma qui avevamo il fante di coppe, ve l'avevo già detto. Comunque, l'8 di coppe parla di una persona che proprio nel momento in cui è melanconica, soffre senza di voi, comprende l'importanza della vostra presenza nella sua vita, il vostro valore, l'amore che prova per voi. Quindi è una persona a cui evidentemente fa bene stare lontano da voi, perché riflette, perché comprende. E questo lo porterà non soltanto a capire che voi siete una persona importante per lui, ma anche che in futuro dovrà arrivare a quella famosa chiusura del ciclo, cioè che finalmente dovrà scegliere.
Quindi evidentemente questa vacanza, lontano da voi, gli farà bene. Dunque, una carta molto bella. È una carta che ci parla comunque, vi ripeto, di nostalgia, di un sentimento che questa persona prova per voi, che lo porta a riflettere anche sul vostro futuro e sul suo futuro, anche in riferimento alla compagna ufficiale. L'otto di coppe ci parla di una persona che è infelice lontano da voi, si sente, vedete, sola. È una persona che ha perso la strada, che vive un po' in una situazione di oscurità, perché gli manca la sua guida. Ragazzi, l'amore è un sentimento molto potente, che a volte può far provare però tanta gioia, ma altre volte sofferenza, insoddisfazione, ma è comunque una forza potente, che ci spinge anche ad atti che non avremmo mai pensato di compiere. Ebbene, questa persona probabilmente, stando lontano da voi, capirà che forse lui può fare quel passo che magari ha sempre temuto di fare. Perché no? Quindi gli servirà questo momento di pausa, di distanza, ovviamente anche chilometrica da voi, gli servirà. Fatelo ragionare, fatelo riflettere, perché gli fa bene. 8 di coppe. D'accordo? Anche perché l'8 di coppe ci parla di una solitudine interiore incredibile, non è felice con quella donna. Assolutamente no. Lui, senza di voi, si sente solo. D'accordo? Vediamo cosa ha nel cuore. Un altro paggio di spade, gelosino. Allora, in realtà sì, vorrebbe controllarvi, È una persona che, obiettivamente, potrebbe controllarvi perché il paggio di spade, in altri mazzi, ovviamente non in questo mazzo, è rappresentato da una sorta di hacker che obiettivamente trafuga delle informazioni importanti e necessarie. Ecco, in questo caso questa persona potrebbe spiarvi, per esempio sui social. Quindi, nonostante sia lui, paradossalmente, ad essere in vacanza, lontano da voi e quindi potendosi eventualmente divertire con una compagna che lui ha, ecco, questa persona teme molto che voi possiate allontanarvi definitivamente da lui. Nel caso in cui voi siate impegnate, quindi anche voi abbiate un compagno, cerca di capire come vadano le cose tra voi e lui, tra voi e il vostro compagno. Nel caso in cui lui sappia che voi siate single, è chiaro che questa persona si fida molto poco, perché teme che, insomma, in questo periodo estivo voi possiate comunque conoscere altre persone ed essere ammirate da altre persone. Questa cosa lo preoccupa. Quindi tende, vedete, molto ad osservarvi. Vi ripeto, generalmente sui social, ma anche a chiedere di voi. Quindi nel caso in cui voi abbiate, per esempio, amici in comune o siate colleghi, si informerà con domande ovviamente che non vadano a smascherare la vostra storia, ragazzi, però cercherà chiaramente di capire come procede la vostra vita senza di lui. Quindi vi spia, ve lo confermo. Perché è una persona che si fida poco e poi è tipico delle carte di spade geloso, perché proprio parla di gelosia. Quindi teme che voi possiate ovviamente perdervi per qualcun altro, nella classica magari anche cotta estiva. Quindi sicuramente è una persona che si informa, si sta informando, si informerà ovviamente per cercare di capire come voi stiate vivendo questi giorni lontano da lui. Quindi fino ad ora è una persona che non si sta assolutamente divertendo né svagando, perché sta pensando a voi, pensa di iscrivervi, paggio di coppe. È triste perché comunque vi ripensa in maniera molto malinconica, 8 di coppe, e pensa addirittura ad una scelta futura e vi spia, paggio di spade. Quindi obiettivamente è una persona che ha una gran paura di perdervi, ma veramente grande. D'accordo? Quindi in realtà, dal mio punto di vista, sino ad ora siete voi ad avere il coltello dalla parte del manico, cioè obiettivamente siete voi in questo momento a poter gestire la situazione, nonostante sia lui, vi ripeto, ad essere in vacanza con la compagna. E no, evidentemente è una persona che sta pensando molto a voi.
perché sa che obiettivamente voi potreste fare di tutto. È lui che è impegnato, quindi è lui obiettivamente che è in vacanza con la compagna ufficiale o andrà a breve in vacanza con lei. Quindi voi potete ovviamente avere via libera per quanto riguarda qualsiasi altra conoscenza e frequentazione, e questo a lui non piace per niente. D'accordo? Vediamo in questa posizione di ostacoli, cioè su cosa invece dovete diffidare per quanto riguarda questa persona. E qui abbiamo il Papa. Allora, il Papa in accezione negativa è una carta molto particolare perché ci parla di una persona veramente ossessionata dalla tradizione, ossia è una persona che difficilmente riesce a scegliere perché riesce a pensare con la propria testa liberamente, bensì è una persona che si lascia molto condizionare, appunto, Papa, dalla tradizione, cioè dal volere praticamente di familiari, genitori, mamma, papà, sorella, fratello, amici, cioè dà troppa importanza a quello che pensano gli altri, cosa potrebbero dire, cosa potrebbero pensare, se io lasciassi mia moglie, se io lasciassi per esempio i miei figli. È una persona che ovviamente è terrorizzata dal giudizio altrui, in particolar modo il giudizio dei propri cari, quindi delle persone che circondano la propria sfera, diciamo, quotidiana, affettiva, in particolar modo perché parliamo del Papa. Quindi è una persona che teme in particolar modo, appunto il Papa, un'energia maschile adulta, cioè potrebbe essere o il suo stesso padre, per esempio, oppure potrebbe essere un fratello maggiore però particolarmente grande di età a livello anagrafico, perché generalmente il Papa ha dai 45 anni in su, oppure potrebbe essere il suocero o un fratello, per esempio, della compagna ufficiale, un cugino, comunque qualcuno di particolarmente presente, un'energia maschile in particolare, che lui vede assolutamente come vincolante e alla quale figura alla quale lui sente di dovere molto. Quindi una persona che potrebbe anche averlo aiutato e che obiettivamente però rischia a volte di subissarlo di consigli non richiesti, ma che però lui accetta perché si sente anche un po' in debito nei confronti di questa persona. Quindi obiettivamente è una figura un po' ingombrante che cerca in tutti i modi di inculcargli la giusta via, i comportamenti più corretti. Ovviamente parliamo del Papa, cioè castrando i desideri fisici. Il Papa, diciamo, è il contraltare rispetto al diavolo, che è il 15° arcano, mentre il Papa è il quinto. D'accordo? Quindi obiettivamente, in questo caso, questa energia maschile tende un po' a volerlo riportare, ragazzi, prendete ovviamente con le pinze questa definizione, sulla retta via. Cioè una persona che cerca obiettivamente di fargli capire che così non si fa. Si limita a dargli obiettivamente dei consigli sibillini, senza però farlo riflettere e ragionare. È una persona che si limita a giudicarlo, così non devi fare, così non si fa, non va bene comportarsi in questo modo, non è etico, non è morale, ma obiettivamente senza aiutarlo però a cercare di capire come mai questa persona sia arrivata a tradire la compagna con voi. Cioè non lo mette di fronte ad una scelta, ha la possibilità anche eventualmente di costruirsi un rapporto nuovo con voi, visto che cerca voi, desidera voi e ha dei sentimenti per voi, lo dicevamo con il paggio. No, lo giudica, lo mette con le spalle al muro e lo porta obiettivamente a ritornare spesso sui suoi passi nel momento in cui, per esempio, lui voglia prendere un'altra strada, d'accordo? Quindi è una persona un po' vincolante. Obiettivamente però è un papa, quindi non è una persona nemica e ostile a voi. Cioè non è un, per esempio, re di spade, d'accordo? È un personaggio che agisce in questo modo perché gli vuole bene e obiettivamente è una persona molto apprensiva che tende un po' a soffocarlo di eccessivamente presenza e consigli, vi ripeto, non richiesti, che lui fa e dà perché pensa di fare il suo bene, ma in realtà non lo sta portando, vi ripeto, ad una riflessione razionale. Sta semplicemente inculcando a questa persona, cioè al vostro, diciamo, uomo, chiamiamolo così, al vostro compagno nascosto, ecco, lo sta semplicemente portando ad una maggior confusione o comunque a stagnare in questa situazione duplice. D'accordo? Quindi in realtà non lo sta aiutando, però lo sta facendo con tutte le buone intenzioni, cioè non odia voi, non ce l'ha su con voi. Lui pensa di aiutarlo, questo Papa, però in realtà non lo sta aiutando affatto, anzi, gli crea più problematiche e in qualche modo, vi ripeto,
Questi consigli non fanno altro che in qualche modo andare anche a ledere la propria autostima, facendolo sentire sbagliato e facendogli sentire sbagliati i sentimenti che prova per voi. Quindi pensa di agire per il bene della situazione, questo Papa in realtà sta facendo tutto il contrario, d'accordo? Quindi c'è questa energia importante nella sua vita e dunque se quest'uomo sino ad ora non ha mai fatto una scelta definitiva, è anche a causa dell'influenza di questo Papa. E ovviamente nel caso in cui sia una persona particolarmente giovane, il vostro compagno nascosto, quindi sia effettivamente un paggio di coppe, ora si capisce perché comunque sta crescendo così lentamente, o anche nel caso in cui sia una persona già matura, ecco perché è una persona ancora infantile, perché evidentemente potrebbe avere questo padre, questa figura così ingombrante che gli impedisce di crescere, di agire, magari anche sbagliando, magari anche prendendo delle decisioni sbagliate, ma che in qualche modo andrebbero a motivarlo e a responsabilizzarlo di più. In realtà è come se questo Papa scegliesse sempre per lui, facesse le sue veci. Questo non va bene, perché non lo fa crescere, perché non lo fa diventare grande, perché comunque anche prendendo decisioni sbagliate, ovviamente si impara molto dalla vita e questa persona glielo sta impedendo. Vi ripeto, perché gli vuol bene, non vuole magari farlo soffrire o in qualche modo farlo incappare in gravi errori, però è chiaro che obiettivamente, vi ripeto così, non sta facendo il suo bene. Però vi ripeto, non è una persona cattiva, non è una persona malvagia, sta semplicemente sbagliando le modalità per aiutare questa persona, d'accordo? Allora, vediamo in questa posizione invece l'ambiente che lo circonda, in particolar modo il rapporto ovviamente con la compagna ufficiale. E qui in questo caso abbiamo l'asso di bastoni, cioè sta facendo buon viso a cattivo gioco, vedete? Quindi sta cercando di mostrarsi ovviamente al massimo della propria felicità, parliamo di bastoni, quindi voglia di vivere, voglia di essere felice, di gioire, di divertirsi, di rallegrare se stesso e la propria famiglia. Però noi sappiamo che comunque il contraltare dell'asso di bastoni è la menzogna. Quindi in realtà abbiamo detto che qui abbiamo un 8 di coppe, quindi è una persona che comunque sta male senza di voi, ma sta mostrando, vedete, buon viso a cattivo gioco. Cioè sta cercando di dimostrare agli altri di stare bene, che non ci siano assolutamente problemi tra lui e la compagna ufficiale. In particolar modo, vedete, quale carta sovrasta questo asso di bastoni? La carta del Papa. Quindi teme molto questa figura, o comunque ne è molto condizionato, particolarmente nel caso in cui per esempio lui sia in vacanza con questa donna a casa dei suoi, cioè possa comunque averli raggiunti per esempio nel luogo natio dei suoi genitori, ecco, fa veramente fatica a muoversi perché più che la compagna ufficiale teme questo Papa, perché obiettivamente in questa posizione non è comparsa la classica regina di spadi o regina di denari, che tutti ci saremmo evidentemente aspettati. No, qui abbiamo un asso di bastoni, cioè una persona che sta fingendo di avere voglia, coraggio, energia, vitalità, voglia di ricominciare, vi ripeto, voglia di divertirsi, ma sta mostrando soltanto una parte di sé. Questa bellissima donna si sta truccando, quindi sta indossando una maschera, d'accordo, di vitalità, di vivacità, ma che chiaramente nasconde però un 8 di coppe e un paggio di spade e soprattutto un Papa in accezione negativa, d'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona che vi sta tenendo d'occhio, perché è una persona gelosa, una persona che sta male senza di voi, che vi vuole sentire, ma che comunque deve prestare molta attenzione a questa energia maschile e comunque a tutto l'ambiente dal quale si sente comunque osservato. Cioè lui si sente molto, diciamo, sotto le luci dei riflettori, come questa bellissima attrice che deve ovviamente mostrarsi nel lato migliore di sé. Ecco, è questo che lui sta facendo. Sta cercando di mostrarsi nel lato migliore di sé. D'accordo?
Vediamo ragazzi in questa posizione obiettivamente qual è ancora il percorso karmico che ovviamente aspetta voi e questa persona. E qui abbiamo, ma che bello, il Cavaliere di Coppe, questa persona non vede l'ora di vedervi, mamma mia. Allora, Cavaliere di Coppe è una carta bellissima, ancor più del Paggio di Coppe, perché parla in realtà sì di un movimento, uno spostamento, quindi vi confermo obiettivamente che questa persona andrà in vacanza nel caso in cui voi abbiate dei dubbi sul fatto che possa o meno andarci, ci andrà. Ragazzi, una vacanza non deve per forza essere una crociera che duri un mese, Cioè, vacanza può anche essere un weekend fuori porta, d'accordo? Quindi comunque qui c'è una vacanza, c'è uno spostamento, cioè perché i cavalieri si spostano nel tempo e nello spazio. Però, così come ce l'è andata, cavaliere, c'è il ritorno. Quindi questa persona vi vuole sentire subito e vi vuole vedere quando torna. Perché il cavaliere rappresenta delle tempistiche un po' più ovviamente distanti, non distantissime, rispetto comunque al paggio, che però ovviamente includono un ritorno, quindi uno spostamento che vi riavvicini, perché il cavaliere di coppe rappresenta proprio il ritorno. Nel caso in cui per esempio voi abbiate bisticciato, questo è un vero e proprio ritorno, cioè il ritorno insieme. Ragazzi, essendomi venuto il Cavaliere di Coppe in questa posizione, che è la posizione della parola del karma, cosa significa? Che questa persona e voi avrete ancora del cammino da fare assieme. Vi spiego, mi fosse venuta la carta della morte piuttosto che la carta della torre, vi avrei detto, ragazzi, attenzione perché è una storia la vostra che prima o poi andrà a finire, d'accordo? Seppur bella. Il Cavaliere di Coppe invece ci parla di una storia che deve ancora dare il meglio di sé. Perché rispetto al paggio, vedete, qui c'è una maturazione, ve l'avevo detto con l'8 di coppe, cioè questa persona, standovi lontana, capirà l'importanza che voi avete nella sua vita. Quindi questa persona sa che voi siete importante, questa persona si scoprirà innamorata, perché qui abbiamo un'evoluzione anche dei sentimenti, quindi non solo della, diciamo, maturità interiore di questa persona che finalmente inizierà a diventare grande, ma obiettivamente in questo caso questa persona approfondirà i suoi sentimenti, quindi si sentirà molto molto innamorata di voi e tornerà con un invito, perché il cavaliere rappresenta proprio un incontro, quindi ci sarà un incontro molto importante, uno in particolare, ci dice il Cavaliere di Coppe, incontro in cui questa persona vi dimostrerà tanto, quindi non soltanto il godimento fisico, ma anche qualcosa di sentimentale, cioè questa persona capirà che comunque in qualche modo prova un sentimento reale, che si chiama amore, non ha altri nomi, d'accordo? Si chiama amore, è innamorata questa persona, lo capirà, sì, più avanti, non in questo momento, d'accordo? In questo momento ancora come paggio, quindi prova delle emozioni, dei sentimenti belli, dolci, teneri, importanti, ma non ancora così profondi. Successivamente sì, quindi qui il karma ovviamente ci fa capire che c'è ancora un percorso da ovviamente percorrere appunto con questa persona. Il Cavaliere di Coppe non ci parla di una persona che deve essere per forza l'uomo della vostra vita, non è la carta del sole, attenzione, però rappresenta comunque un percorso. Poi ovviamente come andrà avanti questo percorso spetterà a voi, d'accordo? A voi e a lui ovviamente. Però qui sicuramente c'è ancora un'evoluzione, in particolar modo vi ripeto un incontro molto bello, molto galante, molto romantico, in cui obiettivamente questa persona vi farà capire tutto quello che prova per voi. Quindi grande romanticismo, dichiarazioni, proposte e anche, per esempio, perché no, un regalo. D'accordo? Vediamo ragazzi in questa posizione invece appunto i consigli, il consiglio che vi viene dato obiettivamente dagli arcani su come voi dovreste agire in questa situazione. E qui abbiamo l'8 di spade. Allora ragazzi, cercate obiettivamente di allontanare paure, ansie e tensioni, perché l'8 di spade parla, vedete, in questo caso, di spade che non stanno colpendo, grazie al cielo, questa ragazza, ma obiettivamente è una giovane che si sente intrappolata in una situazione che ovviamente potrebbe non essere così pericolosa, perché comunque, vedete, le sue mani non sono realmente legate, queste corde non cingono in maniera veramente così stretta
è importante le sue mani, di conseguenza potrebbe anche togliersi le bende e rendersi conto che nulla l'ha ferita e nulla la può ferire, d'accordo? Quindi in realtà voi dovreste effettivamente cercare, so che è difficile, lo so, ma cercare di allontanare il più possibile pensieri negativi in riferimento non solo a questa persona, ma a tutto tondo. Anche in riferimento alla vostra vita, perché l'otto di spade ci parla di preoccupazioni eccessive dovute, sì, sicuramente, parliamo di spade, a situazioni negative che voi avete vissuto, però ragazzi, a prescindere dal rapporto di questa persona, perché l'otto di spade ci parla di situazioni, diciamo, poco fortunate che riguardano comunque anche altri ambiti della vostra vita, quindi per esempio l'ambito professionale, piuttosto che, mi auguro di no, anche per quanto riguarda problemi di energia psicofisica, oppure comunque situazioni familiari pesanti, problemi economici. Quindi voi potreste aver attraversato un momento molto negativo della vostra vita che vi ha lasciato delle cicatrici profonde, otto di spade, e che obiettivamente vi creano una sorta di preallarme su determinate situazioni che, vi ripeto, ci sono, per carità, ma che andrebbero in qualche modo un po' spogliate di eccessiva tensione, che ovviamente non vi porta a migliorare la situazione né a risolvere i problemi, bensì rischia di andare ad acuire i problemi, facendovi sentire ancora di più in ansia. Quindi l'otto di spade parla proprio di una liberazione da delle catene, vedete, da degli impegni che voi state percependo come soffocanti, ma che in realtà necessitano da parte vostra, spade, vedete, di un atteggiamento molto più severo, molto deciso, decisivo, per andare appunto, spade, cioè a tagliare dei rami secchi che non vi servono più o delle situazioni che non potete controllare. Cioè ragazzi, molto spesso noi andiamo a preoccuparci per cose che non sono ancora avvenute. D'accordo? Cioè la maggior parte della nostra ansia deriva proprio da questo, da ciò che potrebbe accadere, cioè da tutto ciò che a livello di immaginazione noi in qualche modo temiamo che possa avvenire e di conseguenza molto spesso ci facciamo comunque conquistare da situazioni e da energie profondamente negative che ci abbattono ancora di più. Ecco, dovremmo cercare di evitare di pensare eccessivamente innanzitutto al passato, perché ci sono cose che non si possono più cambiare, ma nemmeno troppo al futuro, perché non è ancora avvenuto. Rimaniamo nel presente. Togliamoci queste bende. I nostri polsi non sono legati. Le spade, sì, possono averci insegnato molto, anche come difenderci in futuro, ma non pensiamo di doverci sempre difendere, stare sulla difensiva. Cerchiamo di alleggerire la nostra anima. Ragazzi, è importante rimanere collegati al presente. Il passato non c'è più, il futuro non c'è ancora. È fondamentale rimanere collegati al presente. D'accordo? Quindi non in qualche modo lasciamoci affondare da pensieri negativi su un futuro che non è ancora accaduto, perché è futuro, altrimenti si chiamerebbe in un altro modo. È futuro, è qualcosa che accadrà, non c'è ancora, per definizione. Quindi non sprechiamo la nostra vita, le nostre ore, i nostri giorni, le nostre settimane, i nostri mesi a pensare a qualcosa di difficile, di duro, che non c'è ancora. Viviamo profondamente il presente, facendo sicuramente, per carità, buon uso di determinate situazioni, vedete le spade, quindi difficoltà che noi abbiamo dovuto affrontare in passato, certo, perché altrimenti il passato a cosa serve? Ma non portiamoci troppi carichi addosso, perché altrimenti noi non possiamo procedere verso il futuro. D'accordo? È come una persona che cerca di salire ovviamente lungo una scalinata ripida con, per esempio, enormi pesi sulle spalle. Non ce la farà mai. Iniziamo a togliere questi pesi, gradino per gradino. E allora arriveremo molto più in fretta alla vetta. Anche più liberi, respirando meglio. Ragazzi, respiriamo aria di libertà. Concentriamoci sulle piccole cose, sulle cose belle che abbiamo nel presente. L'amica con cui uscire,
genitore con cui poterci anche sfogare, quel concerto a cui partecipare, quel progetto lavorativo che ci fa sentire forti, di successo, riuscite. Cerchiamo di programmare per esempio anche noi una vacanza, perché no? Andrete anche voi in vacanza o comunque ritagliatevi del tempo per voi. Vi ripeto, non necessariamente una vacanza di un mese, ma del tempo per voi. Dedicatevi a voi. Mi raccomando. D'accordo? Fate in modo che queste spade che non vi hanno colpito non vi colpiscano però realmente. D'accordo? Quindi alleggeriamoci un po' di pesi, perché questo è un consiglio molto molto importante. D'accordo? Quindi qui bisogna tornare ad ossigenarci, bene, il più possibile. D'accordo? Quindi rimaniamo ancorati al presente, ragazzi, Non guardiamo troppo al futuro e nemmeno troppo al passato. In particolar modo anche, per carità, in riferimento a questa storia, con questa persona. Perché quello che il karma avrà da portarvi dinanzi, ve lo porterà. D'accordo? Poi spetterà a voi decidere come, dove, quando, se vedere questa persona, se scegliere un'altra. Ragazzi, la vita è nelle nostre mani. Sono delle svolte, decisioni che decidiamo noi di prendere, in ogni istante, in maniera più o meno inconsapevole. D'accordo? Quindi poi sarà scelta nostra. Per il momento vivetevi questa storia. Ora questa persona è lontana? Ora questa persona vi sta spiando perché è gelosa? Lo faccia. È preoccupata perché teme di perdervi? Meglio, così porterà questa persona a riflettere ancora di più sull'importanza che voi avete ovviamente per lui. Non dovete ragionare per lui. Vivete la vostra vita, a prescindere da questa persona. Si chiama vostra vita perché è vostra, non sua. Che vi chiami o meno, lo farà quando lui lo riterrà più opportuno, ma non state lì ad aspettare il messaggio sul cellulare, la chiamata, l'invito, il suo ritorno. Il ritorno c'è, ma ovviamente con le sue tempistiche. Veloci? Sì, direi di sì. Ma a prescindere, vivete la vostra vita. 8 di spade. D'accordo? Qui ci sono delle zavorre, ragazzi, da eliminare. Delle situazioni che provengono dal passato e che vi stanno ancora condizionando. D'accordo? Dunque, vediamo in questa posizione, ultima appunto posizione, la carta del futuro, cioè obiettivamente come questa persona vivrà il ritorno da voi, dopo appunto queste vacanze, come procederà il vostro rapporto, ovviamente ragazzi a seconda delle tempistiche identificate dall'arcano. Allora, guardate, 2 di coppe, non è bella, di più, questa carta è meravigliosa. Allora, con il Cavaliere di Coppe vi avevo detto che ci sarebbe stato appunto un incontro in particolare, vi viene ribadito anche dal 2 di Coppe. Allora, questa è una persona che non vede l'ora di vedervi, qui c'è un incontro bellissimo tra voi e questa persona, un incontro anche, diciamo, perché no, eroticamente importante. Il 2 di coppe, vedete, parla di una riunione, di un ritrovarsi, di un riavvicinamento, di una riappacificazione, vi ripeto, anche nel caso in cui voi comunque abbiate avuto una discussione, quindi liti di coppia superate. È chiaro che il 2 di coppe ci parla di una situazione di riequilibrio, quindi sicuramente tra voi e questa persona tornerà il sereno, ci sarà un incontro particolarmente bello in cui questa persona vi farà capire veramente tutto il sentimento che prova per voi. Quindi aspettatevi anche dei comportamenti da parte di questa persona, magari molto romantici, che sino ad ora questa persona non ha mai adottato. Il 2 di coppe è una carta molto bella perché da un punto di vista numerologico rappresenta la coppia di coppe, coppia innamorata, quindi vi sentirete ricambiate nei sentimenti, d'accordo?
Quindi il vostro rapporto si stabilizzerà, diventerà un rapporto duraturo e sicuramente lo vivrete in maniera molto più armonica rispetto sicuramente a come lo avete vissuto sino ad ora nel passato. Ma ragazzi, ve l'avevo detto con quest'otto di coppe che questa persona rifletterà proprio nel momento in cui obiettivamente non riuscirà a vedervi, quindi standovi lontana questa persona capirà obiettivamente la reale importanza che voi avete al suo fianco. Il 2 di coppe, ragazzi, parla proprio di una persona innamorata che in qualche modo vi mostrerà i suoi sentimenti e che soprattutto 2 di coppe potrebbe addirittura parlarvi di una vera e propria svolta per quanto riguarda appunto il vostro rapporto. Addirittura potrebbe iniziare, magari anche semplicemente con qualche piccola battuta, a volervi parlare proprio di un rapporto di coppia ufficiale che questa persona potrebbe assolutamente voler iniziare con voi. Quindi voi, vi ripeto, vi sentirete assolutamente amate, ricambiate da questa persona e di conseguenza qui sentirete molto profonda l'affinità che ci sarà fra di voi. Di conseguenza qui si parla di complementarietà, anche di seduzione, di comprensione, di empatia, di galanteria, di grande successo, ma anche di bellezza fisica. Cioè questa persona evidentemente vi inonderà per esempio di complimenti o comunque vi farà capire, ragazzi, 2 di coppe, che voi siete la sua metà, cioè voi siete la persona ideale per questa persona, cioè la donna che lui ha sempre desiderato, quindi la persona che lui reputa bella, la donna ideale, la donna che lui ha sempre voluto al proprio fianco. Quindi il 2 di coppe parla di un rapporto veramente ideale e di una meritata felicità. Vi ripeto, attenzione, perché il 2 di coppe può anche parlare di un rapporto che potrebbe eventualmente diventare realmente ufficiale. Quindi questa persona potrebbe proprio parlarvi di un volere in qualche modo iniziare un rapporto ufficiale con voi, d'accordo? Quindi ragazzi, il 2 di coppe è una carta bellissima, è una carta che parla di sentimento, è una carta che parla d'amore, è una carta che parla di un incontro molto bello che ci sarà tra voi e questa persona e che obiettivamente farà capire ad entrambi l'importanza proprio dell'uno e dell'altra. Soprattutto il 2 di coppe parla anche di desiderio fisico, di un incontrarsi, di un abbracciarsi, di un dedicarsi del tempo, parole molto importanti che appunto vi faranno capire ad entrambi che siete evidentemente fatti l'uno per l'altra. Però mi raccomando, ragazzi, ascoltate il consiglio dell'8 di spade, cioè a prescindere dal risultato, perché qui chiaramente abbiamo 2 di coppe, quindi è uno dei risultati più belli obiettivamente che ci si potrebbe aspettare in una stesa soprattutto di questo tipo. Però è chiaro che, come vi ho detto poco fa, voi dovete vivere a prescindere da quello che questa persona andrà a fare, evidentemente perché sarete maggiormente in grado poi di poter godere dei momenti migliori che arriveranno in futuro, d'accordo? Quindi li vivrete anche con una maggior leggerezza e predisposizione d'animo, d'accordo? Di conseguenza, ragazzi, questa è stata sicuramente una stesa molto molto bella. Vi ripeto, aspettatevi tra pochissimo tempo un incontro molto importante che sancirà in qualche modo la vostra unione, quindi qui c'è un'importante riappacificazione, un ritrovarsi. Di conseguenza finalmente potrete riavere questa persona tra le vostre braccia, persona che obiettivamente però, vi ripeto, tornerà da voi dopo, ovviamente, quindi organizzerà un incontro con voi dopo essere ritornata dal viaggio. Ma vi ripeto, con questo paggio di coppe, che è una persona che ha proprio bisogno in questo momento anche di sentirvi, anche magari proprio prima di questo viaggio o perché no anche durante questo viaggio. Mi raccomando, particolare attenzione appunto ad un incontro che ci sarà al ritorno di questa persona, un incontro che ovviamente andrà a sancire il vostro reciproco sentimento. Ascoltate però, mi raccomando, il consiglio dell'8 di spade, d'accordo? Di conseguenza, vi ripeto, questa situazione andrà sicuramente a migliorare entro pochi giorni, addirittura entro poche settimane, perché comunque le carte di coppe parlano di comunque situazioni che si esauriscono in fretta, quindi non parliamo sicuramente di mesi, ma al massimo di qualche settimana, e poi la situazione andrà di nuovo
ad armonizzarsi, ad equilibrarsi esattamente come fa bene a voi, ma anche a questo punto a lui, con grande desiderio fisico. E ovviamente vi ripeto, un incontro molto importante non soltanto da un punto di vista erotico, ma anche da un punto di vista sentimentale, d'accordo? Quindi attenzione bene alle varie dichiarazioni, a quello che questa persona potrebbe lasciarsi sfuggire, perché anche tra i denti, però perché no, vi ripeto, potrebbe proprio parlarvi della necessità che potrebbe appunto avere di sciogliere il rapporto con la compagna ufficiale per potersi dedicare interamente a voi, o comunque voi potreste proprio percepire questa sua necessità magari da dei gesti, da dei comportamenti, da dei commenti che questa persona potrebbe fare, d'accordo? E la vostra percezione ovviamente è confermata sicuramente dagli arcani. Di conseguenza, come vi ho detto all'inizio del video, sicuramente ragazzi nelle prossime settimane io comunque andrò a rifare nuovamente questo video, di conseguenza andremo a tener d'occhio la situazione, ovviamente anche cercando di venire incontro un po' a tutte le vostre necessità e ovviamente a tutti coloro che hanno una storia con una persona che per esempio non necessariamente partirà per le vacanze in queste settimane, quindi nel mese di giugno, ma per esempio nel mese di luglio e nel mese di agosto. Di conseguenza appunto io poi rifarò nuovamente altre 2 stese, ovviamente vi ripeto, per tener d'occhio sia la vostra situazione ma anche ovviamente per in qualche modo andare incontro alle esigenze di chi invece ha una storia con una persona che partirà ovviamente più avanti nel corso dei prossimi mesi, d'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, ascoltate ovviamente se volete il consiglio dell'8 di bastoni, tenete duro e ovviamente a presto!